Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un argomento assai difficile da affrontare, l'NDE dei suicidi, cioè di chi coscientemente vuole togliersi la vita, di chi si arrende alle difficoltà. Ovviamente tutti i casi sono casi a sé, perché chi arriva in maniera particolare a suicidarsi, chi comunque prima ha avuto un tipo di vita, chi ne ha avuto un'altra. Questo video nasce dall'esigenza delle molte domande e richieste che mi fate. Pare che molti di voi, o bene una certa percentuale di voi, ha parenti, amici o conoscenti che sono morti per suicidio. Tutto ciò ovviamente mi addolora e urge dare alcune risposte chiare. Allora, cominciamo col fare dei distinguo. Un conto è chi arriva al suicidio in un momento di disperazione in cui perde la coscienza, in cui perde il senno e quindi decide di farla finita. Un conto è chi si suicida programmando proprio la propria morte perché così ha deciso per rifiuto alla vita. Ovviamente il rifiuto alla vita può essere anche perché non ha più voglia di vivere, perché ha avuto delle problematiche, perché è stato lasciato dalla fidanzata o dal fidanzato, eccetera, eccetera, che però sono motivi considerati molto pesanti poi a livello di vita spirituale, cioè saranno molto condannati questi motivi superficiali. Superficiali, lo dico ovviamente con cognizione di causa, perché se vi ha lasciato il fidanzato o la fidanzata, ovviamente in quel momento vi sembrerà che il mondo sia finito, ma come tutti sappiamo avrete poi la possibilità di trovarvi comunque un nuovo fidanzato, una nuova fidanzata, un nuovo compagno di vita, una nuova compagna di vita. Quindi non è un motivo valido per perdere la speranza e per togliersi la vita, che è un dono e un sine qua non obbligatorio per poi passare alla vita eterna, comunque la pensiate e di qualsiasi religione voi siate. La dimostrazione è che tutte le NDE avute da suicidi, da tentati suicidi in questo caso, perché vuol dire che in qualche maniera si è riusciti a riportarli alla vita o rianimandoli o spontaneamente, come succede poi nelle NDE normali, hanno avuto un NDE fortemente negativa, quindi quella che io chiamerei una grossa tirata di orecchia. Però anche lì ci sono dei distinguo, a secondo che la persona si sia o abbia tentato di togliersi la vita perché in un momento di forte disperazione, dove ormai ogni riferimento mentale era venuto a mancare, da quello che invece uno coscientemente ha deciso di togliersi la vita perché è troppo difficile vivere e quindi non vuole affrontare una prova. Ad esempio, un ragazzino che si toglie la vita perché non vuole affrontare l'esame di scuola, o una volta affrontato l'esame di scuola è andato male e si toglie la vita per un motivo così, tra virgolette, futile. Cercate di capirmi perché vi dico futile, sapete tutti benissimo che uno rifarà l'esame e non è nessun problema. Anche se uno perde un anno di scuola non è un problema così grave davanti alla morte o alla malattia grave. Sappiatelo, che dopo ci siano persone fragili che lo fanno è un discorso diverso, però se lo fanno coscientemente, perché piuttosto affrontano la morte piuttosto che l'esame o piuttosto che rifare l'esame, ovviamente lì commettono una grave colpa. Diversamente è la persona in forte depressione che ha grandi problemi a relazionarsi col mondo e quindi in un momento di completa confusione mentale si suicida. Sono due casi diametralmente opposti e quindi avranno due giudizi diametralmente opposti. Ovviamente le variabili sono tantissime. Noi possiamo riportare quello che ci hanno riportato le esperienze di NDE negative da suicidio. I racconti sono più svariati, da chi ha visto vari cubicoli
con dentro vari inferni personali e quindi dei demoni che sopra questi cubicoli ti spingevano all'interno del cubicolo dove tu affrontavi il tuo inferno personale. Ha l'attesa, insieme a molte altre anime, di una grande tortura con supplizio, quindi il sentire gli strazi delle anime che venivano colpite in una caverna o in una stanza adiacente. Nel frattempo dover essere obbligati a tenere gli occhi aperti e le orecchie aperte. Nel caso si chiudessero gli occhi e le orecchie per non sentire, per non vedere, inizia uno strazio interiore, forse ancora peggiore dello strazio esteriore. Questo perché si è persa la più grande possibilità, che è quella di affrontare attraverso le difficoltà della vita un cambiamento, un miglioramento che ci porterà alla vita eterna. Comunque la pensiate, di qualsiasi religione voi siate, questo è l'obbligo della nostra vita fisica, affrontarla e viverla fino in fondo, nonostante le difficoltà, nonostante le problematiche che ci troviamo davanti. Un'altra cosa appunto che aiuta è quella di praticare, oltre a una buona vita fisica, anche una vita spirituale. Quindi cominciare a esercitarsi e a capire che il mondo non è solo quello che vediamo e che tocchiamo coi sensi terreni. Questo può aiutare anche nei momenti di difficoltà a vedere le cose da un punto di vista diverso. Con questo non voglio dire né che i dolori, le difficoltà, le malattie siano cose sempre giustificabili o sempre giustificate, ma sono sicuramente cose che ci obbligano a vedere il mondo con occhi diversi e a non dare mai per scontata sia la nostra salute che la salute e la presenza dei nostri cari, che oggi c'è e domani potrebbe non esserci più per sempre. Ecco che lì ritorna anche il discorso del pensiero cosciente, quindi di prendere coscienza che ogni momento della nostra vita è un momento importante, che il tempo che noi perdiamo nelle sciocchezze, tra virgolette, che è giusto anche perdere nelle sciocchezze, non ci sarà mai più dato indietro, non tornerà mai in più. Noi non sappiamo quanta sabbia abbiamo nella clessidra, quindi quanto tempo ci rimane. Potremmo lasciare questo mondo oggi stesso. Ecco perché la vita è un dono prezioso, preziosissimo, perché è il viatico per vivere meglio e per vivere eternamente, e come tale va vissuto e, tra virgolette, sfruttato. Io non lo so se con questo video sono riuscito a chiarire un po' il discorso dei suicidi e dell'NDE, ma molti di voi mi fanno le domande più disparate. Anche lì vi chiedo cortesemente di seguire interamente i video, no? Di tirare avanti, tirare indietro e poi fare domande che sono già spiegate nei video. È vero, a volte i video possono avere un momento noioso, però viene spiegato per intero, cerco di tagliare giù i concetti in maniera poco filosofica, poco strumentale, ma molto chiara. E questo non è semplice, perché nessuno ha cercato di affrontare fino adesso, che mi risulti in Italia, questi argomenti cercando di aprirli ad un grande pubblico, al pubblico più vasto possibile. Quindi tradurre tutto questo e anche alcuni termini molto tecnici in modo semplice è abbastanza difficile e complesso, e anche a volte semplificare delle situazioni complesse è difficile, può dar atto fra intendimenti, come quello sugli animali, ma ne parleremo in un video apposito. Quindi
Chi si suicida andrà, tra virgolette, all'inferno? Non c'è certezza, nel senso che dipende da come è arrivato il suicidio, perché ci è arrivato e se quando si è suicidato era in grado di prendere questa decisione in maniera cosciente o meno. Se l'ha presa in maniera cosciente, non in un momento di follia, di incapacità interna di volere, per capirsi, di fatica di vivere, allora in quel caso quasi sicuramente avrà un inferno da affrontare, che sia esso un inferno suo personale, che sia esso un inferno imposto come punizione per questa rinuncia. Quindi questo deve essere un dato chiaro, preciso, sicuro, perché questo ci riportano, oltre che tutta la bibliografia presente, eccetera, eccetera, ci riportano tutti i casi di NDE negativa da suicidio, che sono tutte identiche, nel senso tutte le NDE di chi ha provato a suicidarsi sono negative. Quindi il fatto deve essere chiaro. Mi dispiace per chi ha parenti, amici, conoscenti che si sono tolti la vita e speriamo che durante la vita abbiano avuto una buona vita, così che questo vada in parte a giustificare il fatto di essersi tolto, il grave errore di essersi tolti la vita, e che eventualmente l'abbiano fatto in un momento di massima disperazione, così che non ci sia la scelta cosciente. Spero di aver chiarito bene questo concetto, che sia valido per tutti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete il video e abbiate pazienza nelle vostre domande. Io cerco sempre di rispondervi, ma cercate di seguire sempre i video e soprattutto, se avete visto un video 2, guardatevi tutti gli altri video nella playlist NDE, perché troverete molte delle risposte a cui voi poi ponete invece delle domande. Utilizzate il tempo delle domande e dei commenti per approfondire eventualmente determinate questioni. Per tutto il resto ci sono le dirette in cui io sono a vostra disposizione per darvi le risposte che è possibile darvi. Un caro saluto a tutti, ci vediamo presto, ciao a tutti da Armanno, ciao!